Ciao a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento della mia serie 21 Days of Christmas. Mi sembra impossibile di essere già arrivati alla fine, il tempo è volato. Spero davvero che le idee che ho condiviso con voi vi siano piaciute e vi abbiano ispirato e soprattutto che questa serie vi abbia tenuto compagnia in modo positivo per le ultime 3 settimane. Ma veniamo al video di oggi. Mancano pochi giorni a Natale e alla vigilia di Natale, momenti che per tradizione portano a sedersi attorno a una tavola con tutta la famiglia. Per questo ho deciso di dedicare l'ultimo video proprio alla tavola di Natale, con delle idee per creare dei segnaposto semplici, veloci e originali e un centrotavola bello importante che rende immediatamente la tavola di Natale magica e perfetta. Se volete saperne di più, continuate a guardare il mio video e partiamo proprio da come realizzare i segnaposto. Per creare i nostri segnaposto ci serviranno il template che potete scaricare gratuitamente sul mio blog stampato su cartoncino bianco, delle forbici, del nastro e un perforatore. Dopo aver scaricato il template ed averlo stampato su cartoncino bianco, ritagliamo i vari segnaposto. Come vedete io ho già inserito i nomi dei commensali, ma chiaramente il PDF che ho creato per voi sarà in bianco in modo che possiate inserire i nomi che vi servono. Procediamo poi praticando dei fori alle due estremità utilizzando un perforatore. Per comodità io ho già inserito dei riferimenti per i fori. A questo punto infiliamo un'estremità del nastro in un foro, in questo modo, e l'altra estremità nell'altro foro. Poi tiriamo il nastro e ritagliamo nell'eccesso facendo in modo che le due estremità siano della stessa lunghezza. Per finire rifiliamo il nastro con un taglio a freccia. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. E voilà, i segnaposto sono pronti. To you and your kin, good tidings for Christmas. Ora che i segnaposto sono pronti, passiamo al centro tavola. Quest'anno ho deciso di cimentarmi con qualcosa di un po' più importante. Vi ho già mostrato un tutorial per creare un centro tavola nelle settimane precedenti, ma era una cosa più nelle mie corde, più semplice dal mio punto di vista. Questa volta invece ho deciso di tentare qualcosa di diverso e per questo mi sono fatta consigliare anche dalla fioraia vicino a casa mia, che è bravissima e la saluto, ciao Nati, che mi ha dato delle idee e dei suggerimenti per creare un centro tavola che davvero non passerà inosservato. Ho utilizzato sia materiali veri, quindi piante vere, che invece decorazioni finte, per ottenere un risultato che è sia vicino alla tradizione ma con un twist un po' più contemporaneo e un po' più originale, proprio come piace a me. Se volete saperne di più continuate a guardare ed ecco quali sono i materiali che io ho utilizzato per il mio centro tavola. Dei rami di pino, delle bacche finte effetto ghiaccio, dei rametti bianchi, un ramo di orchidee finte, un contenitore in legno, della spugna per composizioni floreali, delle palline di Natale glitterate, delle forbici, un coltello e della colla a caldo. Per prima cosa dobbiamo tagliare la spugna delle giuste dimensioni per il contenitore che abbiamo scelto, facendo in modo che sporga nella parte alta. Perfetto, ora iniziamo ad inserire i rami di pino tutto attorno, eliminando gli aghi nella parte bassa dei rami e cercando di ottenere una composizione ben bilanciata. Una volta soddisfatti della composizione, iniziamo ad inserire i rametti di pino anche sulla parte alta, lasciando la zona centrale vuota. Perfetto, ora inseriamo le palline di Natale al centro fissandole con la colla a caldo.
Proseguiamo aggiungendo anche i rami con le bacche rosse tutto attorno. Inseriamo anche i rametti bianchi. E per finire applichiamo l'orchidea al centro ripiegando il gambo proprio come vedete. Segno a posto, centro tavola sono pronti, è arrivato il momento di addobbare e allestire la tavola del Natale scegliendo piatti, posate e decorazioni in più per renderla davvero indimenticabile. Questa è la mia tavola di Natale finita. Come vedete ho aggiunto piatti tutto bianco, il tema predominante è proprio il bianco, con posate argentate, dei bicchieri che riprendono le posate, il grande centrotavola al centro e poi per aggiungere un tocco in più ho appoggiato qui e là dei lumini con pila che quindi non scaldano e possono stare anche molto vicini al centrotavola, che essendo con rami di pino freschi non volevo rischiare prendesse fuoco, e che aggiungono un tocco in più alla tavola. E poi delle altre decorazioncine, sapete sono ossessionata dalle renne e non potevo non metterne qualcuno in più sul tavolo. Io spero davvero che tutte queste idee vi possano essere utili per decorare la vostra tavola del Natale. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate come sempre di cliccare mi piace, condividetelo, mettetelo tra i preferiti e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, perché sì, la serie di Natale è finita ma ho ancora altri video in serbo per voi. Vi ricordo anche che sul mio blog troverete altre immagini della tavola di Natale, dei segnaposto, del centrotavola, insomma di tutto quello che vi ho mostrato nel video di oggi, con la lista dei materiali necessari e eventualmente link per reperirli online. E l'indirizzo del mio posto dedicato è come sempre nella info box qui sotto. Direi che per oggi è davvero tutto, sono un po' triste all'idea che la serie sia finita perché tutto sommato è stato un lavoraccio, ma mi sono anche divertita un sacco, mi è piaciuto essere con voi ogni giorno per 3 settimane, un'esperienza un po' diversa. Va bene, è il momento di salutarci per oggi, vi auguro un favoloso Natale, questo di sicuro, passatelo con le persone alle quali volete bene, vi mando un gigantesco bacione natalizio e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao! Whee!